Siamo nel pieno di una fase veramente caotica della trattativa per Lookman all'Inter e le ultime dichiarazioni che sono arrivate da parte della D dell'Atalanta per Cassi sono secondo me ai limiti della presa in giro nei confronti dell'Inter, perché c'è stata ieri la presa di posizione durissima su Instagram da parte del calciatore che oggi non è presente nel centro di allenamento di Bergamo, è atteso nelle prossime ore, vedremo se si presenterà. È arrivata però nel frattempo la conferenza stampa di Percassi, all'interno della quale si è parlato anche di Lookman, e Percassi ha parlato di Lookman con queste dichiarazioni che vi leggo. L'anno scorso, a fronte di un'offerta da 20 milioni del Paris Saint-Germain, il giocatore ci aveva chiesto di essere ceduto. L'Atalanta, essendo una società credibile, si era ripromessa di poter cedere il giocatore in questa sessione di mercato, basandosi su due presupposti che lui stesso ci aveva chiesto. Il primo è che fosse quello di raggiungere un super top club europeo, e il secondo è che in Italia non si sarebbe mai visto con una maglia diversa dall'Atalanta. Oggi la situazione che voi conoscete è ben diversa, in ogni caso la società è sempre attenta a valutare i tempi e i valori dei propri giocatori, ma come sempre è l'Atalanta a decidere. Queste sono le parole di Percassi, e quindi in pratica Percassi, che aveva detto di avere buoni rapporti con l'Inter, con cui ha parlato per giorni, martedì ha confermato di aver ricevuto la prima offerta scritta dell'Inter, ha detto che l'avrebbe valutata. Oggi, praticamente una settimana dopo, se ne esce dicendo che non lo vende in Italia, praticamente. Sta dicendo che non vende Lookman in Italia e che quindi non lo vuole vendere all'Inter, sostanzialmente. Cioè ci ha messo una settimana per ricordarsi che la promessa che aveva fatto a Lookman era quella di venderlo, sì, ma non in Italia. Cioè il PSG, come ha detto lui, offriva 20 milioni di euro dopo la tripletta in finale di Europa League, quindi al massimo dell'hype, dell'attesa, dell'attenzione che c'era sul giocatore, aveva offerto 20 milioni di euro. Ora che ha anche un anno in più e c'è tutto questo delirio di mezzo con dichiarazioni forti da una parte e dall'altra, non vanno bene 45 milioni, quindi poi lui stesso, che aveva promesso quindi di venderlo quest'anno, adesso gli ha fatto anche, notizia degli ultimi giorni, una proposta di rinnovo del contratto addirittura. Non so più se parlare di confusione in casa Atalanta dopo la cessione di Retegui in modo particolare, oppure se l'Inter sta finendo in una trappola. Perché una trappola? Perché l'Atalanta continua a lanciare, continua a ribadire la linea del dettiamo noi i tempi e i valori delle cessioni. Lo ha ridetto ancora una volta Percassi. Quindi sta facendo la voce grossa, mettendo anche in cattiva luce l'Inter, che qualcuno ha definito impreparata, qualcuno ha detto che l'Inter si sta facendo portare a spasso perché l'Inter non ha chiesto il prezzo dall'inizio, però per fortuna diciamo sono sempre di più quelli che si stanno rendendo conto di cosa succede realmente e sempre meno quelli che stanno gettando colpe sull'Inter in questa situazione. L'Atalanta in questo caso ha portato Lookman ad uscire allo scoperto con questa rottura che di fatto ha messo i tifosi contro il calciatore. In questo momento l'abbiamo visto anche con anche con lo striscione che c'è stato a Bergamo e non soltanto. Quando invece il calciatore nel suo post chiarisce che sulla base di quello che gli era stato promesso, l'offerta dell'Inter era sufficiente per farlo partire, era in linea con quello che si era detto con la società che sarebbe stato sufficiente per farlo partire, ed invece no. È evidente che poi qui siamo dentro anche il gioco delle parti, c'è un braccio di ferro in corso fortissimo tra il giocatore e l'Atalanta, soprattutto in questo momento, l'Atalanta che vuole uscirne come la società che fa quello che decide lei, anche contro le squadre più blasonate d'Italia, è lei che fa la voce grossa, così come è grosso il cortocircuito che si crea, perché, ripeto, Lookman parlava nel suo post di offerta congrua, mentre da queste parole di Percassi capiamo che per l'Italia un'offerta congrua di fatto non c'è, o almeno non c'è un prezzo, e quindi non è detto neanche che se ti presenti con i 50 milioni di cui tanti parlano bastino per chiudere l'operazione. Ripeto, fa parte del gioco delle parti, chiaramente, scusate la ripetizione. Immagino che ci dovrà essere necessariamente un nuovo contatto tra Atalanta e giocatore nelle prossime ore, anche perché Lookman, come detto, è atteso domani agli allenamenti, e quindi bisogna capire anche se va alla rottura a tal punto da non presentarsi alla sessione di allenamento. Nel mezzo però c'è l'Inter che si sente ancora dentro una fase di negoziazione, chiaramente, anche perché ricordiamo sempre che la linea su Koopmeiners è rimasta, almeno tanti oggi continuano a dire l'Atalanta alla fine ha incassato quello che chiedeva per Koopmeiners. No, e questa cosa la ribadisco all'infinito. Anche l'anno scorso l'Atalanta fece la voce grossa, grossissima, anzi, nel caso Koopmeiners, chiedendo poi 60 milioni e alla fine ne ha incassati 54 più o meno, di cui 51 rateizzati in 4 anni. Quindi l'Inter continua a non valutare delle vere e proprie alternative, almeno in questa fase.
forse deve aspettare un'altra mossa del giocatore, probabilmente, prima di ripresentarsi, un'altra mossa che faccia capire ancora meglio i contorni di quella che può essere un'offerta congrua davvero per l'Atalanta. Io, francamente, vista l'arroganza e la presa in giro pubblica che l'Inter sta ricevendo da parte dell'Atalanta, che, ripeto ragazzi, una settimana fa diceva abbiamo ricevuto l'offerta e la valuteremo, una settimana dopo dice che praticamente aveva promesso a Lookman che l'avrebbe venduto, sì, ma non in Italia. Questa è un po' la sintesi. Quindi io fatico in questo momento a non dare ragione anche a quella parte di tifosi che mi scrivevano e mi hanno detto ok, l'Inter ci ha provato, abbiamo provato a cogliere un'opportunità quasi unica per tanti motivi dal punto di vista economico e tecnico. Ecco, ci abbiamo provato, adesso anziché continuare a farci prendere in giro, andiamo su altri obiettivi, che tra l'altro non per forza un altro attaccante con le stesse caratteristiche, magari puoi arrivarci anche a fine mercato a prendere un altro attaccante di completamento, un'occasione che magari non siano i Correa e Arnautovic, chiaramente un'occasione migliore assolutamente, ma nel frattempo vai su altre esigenze di mercato come il difensore assolutamente, magari anche il centrocampista, lavorando poi chiaramente delle cessioni, perché anche dal punto di vista numerico oltre che di conti bisogna far quadrare tutto. Però vediamo che fa anche l'Atalanta, perché tra l'altro, secondo diverse fonti, l'Atalanta a questo punto sarebbe pronta a valutare delle offerte anche sotto i 40 milioni di euro se arrivano dall'estero. Cioè, ci sono più fonti che dicono che potrebbe valutare anche una cessione all'estero per 35 milioni addirittura, quindi ben al di sotto di quella che è la proposta dell'Inter. Quindi io mi chiedo, ma è meglio prendere 35 milioni dall'estero piuttosto che 45 o 42 più 3, quello che è dall'Inter? Cioè, siamo arrivati a questo punto che l'Atalanta, pur di non darlo all'Inter, preferisce venderlo all'estero per 7-8 milioni in meno, 9 addirittura, se non 10 milioni di euro in meno. Stando a quello che dice in questo momento Percassi, la linea che passa dall'Atalanta sembra evidentemente proprio questa, ed è abbastanza clamoroso, abbastanza forte, soprattutto in nome di quei fantastici buoni rapporti di cui ci si continua a riempire la bocca, di cui si continua a parlare, che francamente, ecco, non ritrovo, ecco, nella conduzione di questa trattativa in cui si è aspettata una settimana per dire che il giocatore di fatto non è in vendita in Italia. E ribadisco, adesso se l'Inter si presenta con una nuova offerta, se l'Inter si avvicina a 50, siamo sicuri che basteranno poi a convincere l'Atalanta, se sta tenendo il punto in maniera così forte, vuole dettare i tempi, eccetera. Sono molto curioso di capire anche la strategia dell'Inter, perché l'Inter aveva tramite Marotta dato una sorta di ultimatum di quei famosi 2 o 3 giorni all'Atalanta per definire la situazione. I 2 o 3 giorni sono scaduti da un bel po', l'Inter comunque ha presentato una nuova offerta lo stesso, adesso l'Inter prova a dare un altro ultimatum, prova a fare un'altra offerta come ultima vera offerta possibile prima di dirottare ufficialmente le proprie attenzioni su altri giocatori. Ecco, io ribadisco la domanda, sono curioso da voi, lascio a voi i commenti sul è meglio prendere 35 milioni dall'estero piuttosto che 43, 45, quello che è dall'Inter. Cioè l'Atalanta ha davvero bisogno di fare questo tipo di passaggio, che per 7-8 milioni preferisce vendere Lookman all'estero, mentre Lookman continua a ribadire la sua assoluta, diciamo, priorità al trasferimento all'Inter, senza considerare al momento altre ipotesi. C'è da capire anche quanto reggerà ancora questo patto tra Lookman e l'Inter, quanto il giocatore continuerà a spingere verso l'Inter senza aprire ad altre ipotesi che al momento non si vedono comunque all'orizzonte, e siamo in attesa di capire appunto se qualcosa si presenterà con il giocatore che fin qua ha respinto tutto quanto e continua a ripetere di volere l'Inter. Spesso queste promesse sono durate molto a lungo, cioè hanno tenuto molto a lungo, molto dipenderà da quello che succederà nelle prossime ore. Mi aspetto, come detto, quindi un contatto prima Atalanta giocatore, e poi la mossa dell'Inter sarà decisiva per capire che cosa fare. Fatemi sapere un po' la vostra anche nei commenti, siete d'accordo con chi dice che bisogna cambiare obiettivo arrivati a questo punto per non farsi prendere in giro, oppure l'Inter deve presentare un rilancio? Datemi un po' le vostre opinioni qui sotto nei commenti, ne parleremo in diretta alle 19:30, ne parleremo soprattutto dalle 22 su passioneinter.club, la nostra community con interisti da tutto il mondo. Se non l'avete ancora fatto, clicca sul tasto qui sotto in descrizione per entrare a far parte della nostra community. Vi invito a lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, siamo ad un passo dai 90.000 iscritti ragazzi, quindi mi raccomando, spingiamo verso i 90.000 iscritti tutti insieme, e vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.